Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Oggi ho una storia molto interessante da raccontarvi. Stamattina ho fatto qualcosa che non facevo da anni. Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. Sono Mia e sono già curiosissima. Lucas, cosa hai fatto stamattina? Dai, racconta. Sono andato al centro per l'impiego. Sì, avete sentito bene. Il centro per l'impiego, o come si dice anche in italiano, l'agenzia per il lavoro. E vi dico subito, è stata un'esperienza che non dimenticherò facilmente. Oh, che interessante. E perché sei andato al centro per l'impiego, Lucas? Stai cercando un nuovo lavoro? Ascoltatori, anche voi avete mai visitato un posto simile nel vostro paese? Sì, esattamente. Come sapete, ho lasciato il mio vecchio lavoro il mese scorso e un mio amico mi ha detto che il centro per l'impiego può aiutare molto. Può aiutare a trovare nuove opportunità di lavoro, a fare il curriculum e anche a capire i propri diritti come lavoratore. Capisco. Quindi sei andato con una lista di cose da chiedere, oppure sei andato senza sapere bene cosa aspettarti? Sono andato abbastanza tranquillo, ma un po' nervoso, devo ammettere. Non sapevo esattamente come funzionasse il sistema. Quando sono arrivato davanti all'edificio, ho visto subito che c'era già una fila di persone fuori dalla porta. Una fila già fuori. Che sorpresa! Ascoltatori, in italiano usiamo la parola fila per indicare una linea di persone che aspettano. Era una fila lunga, Lucas? Abbastanza lunga, sì. C'erano forse 15, 20 persone davanti a me. Ho guardato l'orologio e ho visto che erano solo le 8:30 di mattina. L'ufficio apriva alle 9. Ho pensato, mamma mia, questa gente è arrivata prestissimo. Ah sì, capisco. Quando c'è qualcosa di importante, le persone arrivano presto per non perdere il posto in fila. E che atmosfera c'era mentre aspettavi? La gente parlava tra di loro? Sì, questo è stato uno dei momenti più belli. All'inizio erano tutti in silenzio, con il cellulare in mano. Ma dopo qualche minuto una signora anziana vicino a me ha cominciato a parlare. Si chiamava Rosa e mi ha spiegato tutto quello che dovevo sapere. Oh, che persona gentile! È bello quando gli stranieri, o anche le persone che non conoscono bene il sistema, trovano qualcuno disponibile ad aiutare. Lucas, cosa ti ha spiegato la signora Rosa? Mi ha spiegato che per prima cosa dovevo prendere un numero, come dal medico o alla posta. Poi dovevo aspettare il mio turno e parlare con un operatore. Mi ha anche detto che era importante portare alcuni documenti, la carta d'identità, il codice fiscale e, se possibile, il vecchio contratto di lavoro. Perfetto. Ascoltatori, avete sentito alcune parole importanti? Il codice fiscale è un numero personale che tutti hanno in Italia, simile al numero di previdenza sociale in altri paesi. E il contratto di lavoro è il documento che firma quando inizia un nuovo lavoro. Lucas, avevi tutti questi documenti con te? Per fortuna sì, avevo tutto in una cartellina. La signora Rosa mi ha guardata con un sorriso e ha detto: «Sei molto organizzato». E io ho risposto: «Grazie, ho studiato un po' prima di venire» e tutti intorno a noi hanno riso. Che scena simpatica. Quindi si era creata una bella atmosfera di gruppo. E poi, quando ha aperto l'ufficio, cosa è successo? Alle 9 in punto, una persona in uniforme ha aperto la porta e ha detto: «Buongiorno a tutti, potete entrare». Abbiamo preso tutti i numeri e io ho preso il numero 17. Ho guardato il tabellone elettronico e in quel momento mostrava il numero 3. Ho pensato, questo sarà un lungo giorno. Oh no! Il numero 17 quando ancora servivano il 3. Ascoltatori, conoscete questa sensazione? Aspettare il proprio turno in un ufficio può sembrare un'eternità. Lucas, come hai passato quel tempo nell'attesa? Prima ho guardato intorno. La sala d'attesa era grande, con tante sedie di plastica arancione. C'erano poster sul muro con informazioni sui corsi di formazione, sui diritti dei lavoratori, sui sussidi di disoccupazione. Ho cercato di leggere tutto per imparare più cose possibili. Ottima idea usare quel tempo in modo utile. E sussidio di disoccupazione è una parola che sentiamo spesso in questi contesti. Per chi non lo sapesse, è il denaro che lo Stato dà alle persone che hanno perso il lavoro, per aiutarle mentre cercano una nuova occupazione. Hai parlato anche con altri mentre aspettavi? Sì,
Accanto a me si era seduto un ragazzo giovane, avrà avuto forse 22 anni, si chiamava Marco. Era molto agitato, continuava a muovere le gambe nervosamente. Alla fine gli ho chiesto: «Sei la prima volta che vieni qui?» E lui ha risposto: «Sì, e non so cosa aspettarmi». Ah, come sei stato gentile a parlargli. E cosa gli hai detto? Gli ho raccontato quello che mi aveva spiegato la signora Rosa e si è calmato subito. Ha detto: «Grazie mille, mi sento molto meglio adesso». E anche questo mi ha fatto piacere, sai? A volte basta una piccola parola per aiutare qualcuno. Che storia bellissima, Lucas. Questo è il bello dei luoghi dove la gente si ritrova per le stesse ragioni. Si creano connessioni inaspettate. Ascoltatori, avete mai avuto un'esperienza simile? Scrivetelo nei commenti. Esatto. E poi, finalmente, dopo circa un'ora e mezza, il tabellone ha mostrato il numero 17. Mi sono alzato quasi di scatto, ho raccolto la mia cartellina e ho camminato verso lo sportello numero 4. Il momento della verità. Descrivici cosa hai trovato allo sportello. Chi ti ha ricevuto? Una donna di mezza età, molto professionale, con gli occhiali e i capelli scuri raccolti. Si chiamava dottoressa Ferretti. C'era il suo nome su un cartellino. Mi ha salutato con un sorriso e ha detto: «Buongiorno, si accomodi pure. Come posso aiutarla?» Oh, che bella accoglienza. In italiano, si accomodi è un modo molto educato per dire si sieda o si metta comodo. È una delle frasi più classiche che si sentono negli uffici italiani. E tu cosa hai risposto? Ho risposto: «Buongiorno, dottoressa. Mi chiamo Lucas e sto cercando lavoro nel settore informatico. Ho portato tutti i miei documenti. Poi ho aperto la cartellina e le ho dato tutto». Molto professionale. E lei come ha reagito? Ha preso i documenti, li ha guardati attentamente e ha cominciato a fare delle domande. Voleva sapere qual era la mia esperienza professionale, in quali settori avevo lavorato, se parlavo lingue straniere, se ero disposto a spostarmi per lavoro. Interessante. Ascoltatori, queste sono domande tipiche in un colloquio o in una consulenza per il lavoro. In italiano diciamo spostarsi, quando parliamo di muoversi da una città all'altra per ragioni di lavoro. Lucas, eri preparato a rispondere a tutte queste domande? Per la maggior parte sì, ma quando mi ha chiesto se ero disponibile a lavorare su turni, mi sono fermato un momento. Non avevo pensato a quella possibilità. Le ho detto onestamente: «Preferisco orari regolari, ma sono aperto a discuterne». Ottima risposta! È sempre meglio essere onesti fin dall'inizio. E cosa ha fatto la dottoressa Ferretti dopo? Ha inserito tutti i miei dati nel computer, poi ha stampato una specie di scheda con il mio profilo professionale. Me ne ha dato una copia e mi ha spiegato che avrei ricevuto un avviso per email ogni volta che ci fosse un'offerta di lavoro adatta al mio profilo. Perfetto! Quindi il centro per l'impiego funziona quasi come un intermediario tra chi cerca lavoro e le aziende che cercano lavoratori. Ha anche parlato di corsi o formazione. Sì, questa è stata la parte più interessante. La dottoressa Ferretti mi ha mostrato un catalogo di corsi gratuiti finanziati dalla regione. C'erano corsi di informatica avanzata, corsi di lingua, corsi di gestione aziendale. Era una lista lunghissima. Che opportunità fantastiche! E in italiano, gratuito, significa senza costi, gratis. Questi corsi sono finanziati con i soldi pubblici per aiutare le persone a migliorare le proprie competenze e trovare lavoro più facilmente. Ne hai scelto qualcuno? Ho scelto un corso di certificazione in cyber security. Inizia il mese prossimo e dura 6 settimane. Saranno 3 giorni alla settimana, dalle 9 alle 13. La dottoressa Ferretti era molto entusiasta di questa mia scelta. Ha detto che è uno dei settori con più richiesta di professionisti in questo momento. Meraviglioso, Lucas! La cyber security, o sicurezza informatica, è davvero uno dei campi che crescono di più nel mondo del lavoro. Hai fatto un'ottima scelta. E come si è concluso l'incontro? Sul finire, la dottoressa Ferretti mi ha dato anche il nome di 3 agenzie di lavoro private nella mia città con cui il centro per l'impiego collabora. Mi ha consigliato di mandargli il curriculum anche da parte mia, non aspettando solo le email automatiche. Ottimo consiglio! Bisogna sempre essere proattivi nella ricerca del lavoro. Ascoltatori, vi ricordate questa parola in italiano? Proattivo significa prendere l'iniziativa, non aspettare che le cose accadano da sole.
Esattamente. E prima di salutarmi, la dottoressa Ferretti mi ha anche spiegato come aggiornare il mio profilo online sul portale del Centro per l'Impiego, in modo che le informazioni siano sempre aggiornate e le aziende possano trovarmi più facilmente. Quindi tutto sommato è stata un'esperienza molto positiva. Ascoltatori, cosa ne pensate? Avete mai usato un servizio simile nel vostro paese? Funziona allo stesso modo? Scriveteci nei commenti. Siamo curiosi di sapere come funziona in altri paesi. Sì, davvero. Quando sono uscito dall'edificio, mi sono sentito molto più tranquillo rispetto a quando ero entrato. Avevo un piano, avevo un corso, avevo dei contatti. Mi sentivo pronto per affrontare la ricerca del lavoro con più energia. Che bella conclusione! E sapete una cosa, ascoltatori? Queste storie di vita reale sono esattamente il modo migliore per imparare l'italiano. Non solo la grammatica, ma il vocabolario di tutti i giorni, le situazioni pratiche, le emozioni, le relazioni tra le persone. Assolutamente d'accordo. E a proposito di vocabolario, Mia, vuoi fare un piccolo riassunto delle parole chiave di oggi? Sarebbe molto utile per i nostri ascoltatori. Certo! Allora, le parole più importanti di oggi. Il Centro per l'Impiego, che è il luogo dove si va per cercare lavoro con l'aiuto dello Stato. La fila, che è la linea di persone che aspettano. Il codice fiscale, il numero personale di ogni cittadino in Italia. Il sussidio di disoccupazione, l'aiuto economico per chi ha perso il lavoro. E spostarsi, che vuol dire muoversi per ragioni di lavoro. Perfetto. E io aggiungo l'operatore, che è la persona allo sportello che ti aiuta, la cartellina, che è la cartella dove si mettono i documenti, e proattivo, che significa prendere l'iniziativa. Sono tutte parole che potete usare nella vita reale. Bravissimo Lucas! Ascoltatori, vi lanciamo una sfida per questa settimana. Scrivete nei commenti un paragrafo in italiano che descrive la vostra esperienza di ricerca del lavoro oppure un lavoro che vorreste fare in futuro. Usate almeno 3 parole di quelle che abbiamo imparato oggi. Adoro questa sfida, sarà molto interessante leggere le vostre risposte e ricordate, il modo migliore per imparare una lingua è usarla, anche se si fanno degli errori. Gli errori sono i nostri migliori insegnanti. Parole d'oro, Lucas! E con questo arriviamo alla fine del nostro episodio di oggi. Speriamo che questa conversazione vi sia stata utile e piacevole. Se avete imparato qualcosa di nuovo, mettete un bel mi piace al video, aiuta tantissimo il nostro canale. Grazie mille a tutti voi per essere stati qui con noi oggi. E non dimenticate di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian e di attivare le notifiche, così non perderete nessun episodio nuovo. Noi ci impegniamo a portarvi storie sempre fresche e interessanti. Esatto. E se c'è un argomento che vorreste sentire in un episodio futuro, scrivetelo nei commenti. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per voi. I vostri suggerimenti sono preziosissimi per noi. Alla prossima, cari ascoltatori, e ricordate, ogni giorno è una buona occasione per imparare qualcosa di nuovo in italiano. Non mollate mai. Arrivederci a tutti! Continuate a studiare l'italiano con passione e vedrete che i risultati arriveranno. Un abbraccio grande da tutta la famiglia di Wow Podcast Italian. Ciao ciao a tutti, a presto. A presto e buono studio!